Anatolia meridionale, attuale Turchia. Qui, nel 7500 a.C., sorse la prima città del pianeta Terra, affacciata sulla pianura di Konya, orchestrata perfettamente nella mezzaluna fertile, nel mezzo di importanti risorse idriche, di fronte al Mediterraneo, a pochi passi dal fiume Eufrate, dalla Mesopotamia, dal Mar Rosso, dal Mar Caspio e dal Golfo Persico. Troviamo l'insediamento urbano più antico del pianeta. In questo episodio vi presento un sito archeologico di cui nemmeno Graham Hancock nel suo nuovo documentario Netflix ha parlato. Signori e signore, benvenuti a Çatalhöyük, la città più antica del mondo. Çatalhöyük era un grande insediamento fondato circa nel 7500 a.C. Parliamo di creazioni umane talmente antiche che sono in grado di affascinare anche la mente più ostile a determinate questioni. Dal 2012 il sito è stato inserito all'interno del patrimonio mondiale dell'UNESCO e in questo episodio te ne racconterò vita, morte e miracoli. La scienza è stata a lungo dominata dalla convinzione che la civiltà più antica sulla Terra fosse quella dei Sumeri. Fino a qualche anno fa erano tutti convinti che la cultura agricola si diffuse dapprima in Medio Oriente e solo successivamente sorsero i suoi centri in Turchia e in Europa. Per quanto riguarda l'Anatolia, invece, una regione della Turchia centrale e meridionale, ha da sempre avuto la reputazione di periferia barbarica e invece si è scoperto che il primo centro abitato della civiltà umana si trova proprio qui. E anche questo posto, come Göbekli Tepe, rivoluziona la credenza storica convenzionale secondo cui prima sorse l'agricoltura in Medio Oriente e poi i centri abitati in Turchia ed Europa. Ebbene no, anche i cacciatori-raccoglitori costruivano dei centri abitati ed esistono svariate culture molto enigmatiche del Neolitico che hanno letteralmente stracciato l'archeologia ortodossa. Questa sensazionale scoperta, che ha cambiato radicalmente la nostra comprensione del corso della storia e del livello di sviluppo delle persone nell'era neolitica, è associata al nome dell'archeologo inglese professor James Millart. Nel 1956 era solo uno studente laureato giovane e poco esperto. Successivamente, Millart ha ammesso di non contare affatto su di un risultato così sensazionale, semplicemente voleva solo controllare cosa si nascondesse esattamente sotto una piccola collina vicino al villaggio di Agilar, di cui gli aveva parlato un insegnante locale, perché di tanto in tanto i contadini si imbattevano in vari reperti qui, ed ecco fatto che il giovane archeologo si è imbattuto nel primo insediamento organizzato mai concepito dalla razza umana. Quando si dice la fortuna del principiante, no? La collina era piccola, 130-140 metri di diametro e 5 metri d'altezza. Il suo aspetto non sembrava promettere nulla di fantastico, tuttavia Millart iniziò a scavare. E poi divenne subito chiaro perché l'altezza della collina era così limitata. Di solito, se le persone vivono nello stesso posto per molto tempo, per molti secoli, millenni, il livello del terreno aumenta gradualmente man mano che si accumula il cosiddetto strato culturale, ma in questo insediamento il livello del terreno quasi non si alzava, e questo perché ogni volta, disastro dopo disastro, un incendio, un'incursione di nemici, eccetera, l'insediamento veniva nuovamente ricostruito in un altro luogo, accanto alle vecchie ceneri. Si formò così una sorta di taglio orizzontale di varie epoche. I dati dell'analisi a radiocarbonio hanno mostrato che lo strato meglio conservato apparteneva al 5000 a.C. e il più antico venne incredibilmente datato fra la fine dell'8000 a.C. e l'inizio del 7000 a.C., quindi ragionevolmente nel 7500 a.C. E attenzione,
ciò che trovarono non era solo un antico insediamento, era l'insediamento organizzato più antico mai ritrovato, abitato dai più antichi contadini cacciatori-raccoglitori del mondo. Ciò era chiaramente evidenziato da depositi di argilla per il grano, inserti in pietra per falci, grano, orzo, farro e statuette. Tante statuette. Sebbene la maggior parte della città era composta interamente da edifici domestici, senza evidenti edifici pubblici, sono state scoperte delle stanze con murales piuttosto decorati e altre con una funzione rituale che ad oggi rimane poco chiara. Parliamo di un tempo in cui l'essere umano non era in possesso neanche della ruota, per capirci, ok? Qui siamo 2 o 3.000 anni prima dell'invenzione della ruota, parliamo del 7500 a.C., della prima città e insediamento organizzato, della razza umana. Çatalhöyük fu abitata dal 7500 al 5600 a.C. circa. Ciò significa che abbiamo di fronte una città con 2000 anni di storia. Varie civiltà l'hanno abitata, partendo dal Neolitico finendo nel Calcolitico. Parliamo comunque di tantissimo tempo fa. Parliamo di persone appena uscite dall'età della pietra che cominciarono ad organizzarsi in centri abitati, parliamo di persone che precedono i Sumeri di 3000 anni, non so se ci capiamo, ok? Parliamo di strutture che oggigiorno potrebbero sembrarci, come dire, strane. La popolazione del tumulo orientale è stata stimata in circa 10.000 persone, probabilmente questo numero variava nel corso della storia della comunità, ma comunque parliamo di una popolazione molto grande per l'epoca. I siti sono stati allestiti come un gran numero di edifici raggruppati insieme. Le famiglie si rivolgevano ai vicini per chiedere aiuto, commercio e per un possibile matrimonio per i loro figli. Gli abitanti vivevano in mattoni di fango, case che erano stipate insieme in una struttura aggregata. Non c'erano sentieri o strade fra le abitazioni. Le strade erano i tetti, le abitazioni erano raggruppate in un labirinto a nido d'ape. Alla maggior parte delle case si accedeva da fori nel soffitto e porte sui lati delle case con porte raggiunte da scale e scale. Le aperture del soffitto fungevano anche da unica fonte di ventilazione, consentendo la fuoriuscita del fumo dai focolari aperti e dai forni delle case. Un'archeologia più che misteriosa che ci porta a riflettere sul modo in cui i cacciatori-raccoglitori del tempo passarono in fretta dallo scolpire le pietre a creare insediamenti di fango per proteggersi dalle intemperie, creando i primi luoghi di culto. Pensate che sono stati ritrovati 18 strati culturali a Çatalhöyük che vanno dal 7500 circa al 5600 a.C. Molti sono passati di qui e il mistero più grande di queste persone, oltre all'organizzazione architettonica in sé, risiede nei loro culti sciamanici e nelle loro religioni. Si è sempre pensato in ambito accademico che i cacciatori-raccoglitori, che l'uomo della pietra non avesse una vera e propria religione, convinzione che nel corso degli anni, grazie anche a Göbekli Tepe, è stata stracciata. Come parte della vita rituale, la gente di Çatalhöyük seppelliva i propri morti all'interno del villaggio. Resti umani sono stati trovati nelle fosse sotto i pavimenti e, in particolare, sotto i focolari, le piattaforme all'interno delle stanze principali e sotto i letti. Non conosciamo assolutamente il motivo rituale di questa pratica, ma le persone del tempo dormivano con i cadaveri seppelliti sotto al proprio letto. I corpi erano legati in modo molto stretto prima della sepoltura e spesso venivano posti in ceste o recipienti. Le ossa disarticolate in alcune tombe suggeriscono che i corpi potrebbero essere stati esposti all'aria aperta per un certo periodo di tempo prima della sepoltura e in alcuni casi le tombe sono state depredate e la testa dell'individuo è stata rimossa dallo scheletro. Queste teste venivano utilizzate nei rituali, poiché alcune di esse sono state trovate in altre aree della comunità. Nella tomba di una donna sono stati recuperati oggetti rituali e nella tomba di un uomo delle asce in pietra. Pensate, signori, che alcuni teschi erano intonacati e dipinti con ocra per ricreare i volti, un'usanza molto caratteristica che ritroviamo solo ed esclusivamente qui. Chiunque venerassero era un dio sanguinario che, come nella maggior parte delle religioni antiche, chiedeva tributi di sangue. Murales e statuette si trovano in tutto l'insediamento, sui muri interni ed esterni. La verità è che le stanze erano adornate con stranissime figure. Nei livelli superiori del sito sono state trovate distintive figurine di donne in argilla, in particolare una che destò molto interesse fra gli studiosi, la cosiddetta donna seduta di Çatalhöyük.
Catalogjuk è un caso unico ricco di reperti che sono considerati veramente inusuali per la cultura dell'epoca e che rivelano conoscenze tecniche e capacità produttive incredibilmente progredite, che, aggiungerei, è impossibile attribuire a popolazioni esistite 4000 anni prima dell'invenzione della ruota. Tra gli oggetti più incredibili d'uso quotidiano è stato rinvenuto un porta-uovo in legno di abete identico ai nostri, specchi di ossidiana perfettamente spianati e rettificati e infine lucidati con qualche pasta abrasiva che ne aveva reso la superficie perfettamente lucida, collane d'agata, tessuti vecchi di 8000 anni, tappeti ancestrali e centri rituali contornati da corna bovine. E come per gli altri siti archeologici misteriosi di cui abbiamo parlato, sembra che gli antichi potessero attingere da un ceppo comune di sapienza che è stata per forza, e ripeto, per forza, insegnata da qualcuno. Sebbene non siano stati ritrovati templi identificabili, le tombe, i murales e le statuette suggeriscono che il popolo di Catalogjuk avesse una religione ricca di simboli. Ma chi o cosa veneravano in un tempo in cui non esistevano precedenti storici religiosi? Chi diede l'input per venerare cosa? Le stanze con la concentrazione maggiore di questi oggetti sono state identificate come stanze santuari o successivamente nelle ere, aree di incontro pubbliche. Le immagini predominanti includono spesso figure senza testa e sui muri delle stanze rituali venivano appese o scolpite teste di animali. Più andiamo indietro nel tempo e più capiamo che la storia è da riscrivere. Dopo l'episodio su Göbekli Tepe abbiamo compreso che l'idea di una civiltà pre-glaciazione molto più evoluta di quanto pensassimo, che successivamente istruì e mobilitò le popolazioni del Neolitico, diventa sempre più concreta. Ma che fine hanno fatto gli abitanti di Catalogjuk? Anche in questo caso, come per Mohenjo-Daro, potrebbe configurarsi un mistero vero e proprio. Nel corso dello studio durato 25 anni da parte degli scienziati del Catalogjuk Research Project, è stato scoperto che circa il 25% dei teschi presenti mostrava segni di trauma e ferite che hanno provocato piccoli buchi. La particolarità più devastante per quanto riguarda l'antico popolo di Catalogjuk sta nel loro culto dei morti. Parliamo di pratiche rituali molto antiche che ci aprono uno spiraglio di luce in merito alla comprensione dei popoli neolitici. La struttura architettonica della città e delle case è talmente antica che non siamo in grado di concepirne il senso. Provo a spiegarvelo, ma non è facile. La concezione di abitazione per il popolo neolitico di Catalogjuk era strettamente legata alle loro usanze. Queste abitazioni non vanno pensate come santuari o come abitazioni vere e proprie. Il culto esisteva, ma era ancora solo domestico e, secondo alcuni scienziati, tiene conto di una ossessione simbolica. Qual è questa ossessione simbolica? Quella di un aggregato di umani che vivono a stretto contatto con i propri morti e che avevano da poco scoperto l'agricoltura. Gli abitanti di Catalogjuk seppellivano i propri morti divisi per sesso, sotto le piattaforme usate come giacigli e spesso sotto i propri letti. I cadaveri, prima di essere sistemati sotto i giacigli, venivano esposti all'aperto in attesa che gli avvoltoi procedessero ad una completa... Avete capito, no? Pensate che lo stesso sistema viene usato ancora oggi dai Parsi in India e in Iran, dove i cadaveri sono depositati nelle cosiddette Torri del Silenzio. Le statuette, quasi 2000 rinvenute nei vari strati culturali, dimostrano un culto della dea madre, anche se questa scoperta è stata successivamente messa in discussione. Fatto sta che il ritrovamento di statuette senza testa e di vere e proprie teste umane, segnate e dipinte in giro per la città, ci rivelano l'esistenza di una religione sciamanica sanguinaria, risalente alla fine dell'ultima era glaciale, che voleva ingraziarsi il favore di qualcuno. Catalogjuk è raffinata e ancora oggi non siamo riusciti a portare a galla tutti i suoi misteri. Ora, cosa abbiamo trovato a Catalogjuk? Perché l'archeologia parla molto chiaro? I ritrovamenti e le datazioni aiutano a ricostruire una storia. Ebbene, abbiamo trovato cimeli di caccia, panchine adornate con teste e corna di bue, disegni raffiguranti il culto dei morti e statuette raffiguranti divinità varie. Ecco, siamo di fronte al popolo immediatamente successivo ai cacciatori-raccoglitori della zona, veri e propri indigeni che per uno strano motivo si diedero la vita stabile da ex nomadi quali erano e iniziarono a venerare qualcuno o qualcosa.
Cosa diede l'input? Vi anticipo che non si è mai visto nulla di simile né in Turchia né in Siria. Questi cacciatori stabili assumevano molti degli ornamenti dell'agricoltura, come la coltivazione di grano e orzo e l'allevamento di pecore e capre. Prove limitate suggeriscono che Çatalhöyük abbia avuto immigrati all'interno della sua popolazione, come suggerito da recenti studi dentistici, e alcuni di questi, forse dall'est, potrebbero aver contribuito a questo equilibrio fra caccia e agricoltura. Tuttavia, la cultura dominante era, a quanto pare, quella che celebrava le gioie della caccia e altri riti di cui siamo totalmente all'oscuro. Vi ricordo che la scrittura non esisteva, che il cuneiforme sumero, ossia la prova documentale di testo scritto più antico del mondo, sarebbe arrivato solo 4000 anni dopo. Non c'era modo di lasciare testimonianze scritte e quindi siamo totalmente all'oscuro in merito al culto e alle religioni del Neolitico. Ma non solo, attenzione, il nome stesso Çatalhöyük gli venne dato dagli scopritori. In realtà non sappiamo quale concezione avessero della guerra, delle armi, non sappiamo in che modo chiamavano loro stessi, che religione praticassero, in che modo comunicavano, se avevano una sorta di linguaggio, da dove derivi questo linguaggio o le determinate pratiche sciamaniche, a che scopo venivano fatte. Niente, signori, siamo totalmente all'oscuro. Ciò che sappiamo però, ed è evidente da decenni di studi archeologici e ritrovamenti nel sito stesso, è che parlando di Çatalhöyük non c'è niente di simile visto nella contemporanea Turchia orientale o in Siria. Le implicazioni relative a Çatalhöyük, cari signori, sono letteralmente devastanti. Tutto questo riporta indietro il tempo dell'emergere di molti pensieri e studi, poiché l'età di Çatalhöyük è determinata nell'8° millennio a.C. e per gli standard storici l'umanità viveva nelle grotte. Ad esempio, il periodo di massimo splendore della pittura rupestre arrivò nel X millennio a.C. e noi abbiamo scoperto che nel X millennio a.C. esisteva già Göbekli Tepe. E poi che succede? Succede che emerse una vera e propria megalopoli di 10.000 abitanti. Pensate che per diverse centinaia di anni la norma sarà considerata di poche centinaia di persone. Questo l'abbiamo capito anche da moltissimi ritrovamenti di migliaia di anni successivi a Çatalhöyük, e 10.000 persone nel 7500 a.C. è praticamente una megalopoli. Inoltre, Çatalhöyük è stata edificata con case piuttosto moderne, molto moderne per l'epoca. Forse voi non avete ancora capito che la maggior parte degli esseri umani, mentre questi abitavano in mini appartamenti del genere, stavano nelle grotte. Ecco, si può tranquillamente affermare che al tempo Çatalhöyük venne edificata con case molto moderne costruite con mattoni crudi. Ed è proprio questo materiale da costruzione che dominerà il mondo per molti altri millenni a venire. Lo stesso materiale da costruzione utilizzato a Çatalhöyük, per esempio, viene utilizzato per costruire anche le famose ziggurat dei Sumeri 4000 anni dopo. E anche lì vorrei sapere chi glielo ha insegnato. Voglio dire, signori, le credenze ortodosse sono sbagliate e c'è qualcosa che ci sfugge. Perché non abbiamo trovato tante città così antiche e tanti Göbekli Tepe in giro per il mondo? Perché a quanto pare non tutti vennero degnati di questo bagaglio di conoscenze. Come dicevo prima, nel periodo di massima espansione della pittura rupestre, ossia nel 10.000 a.C., esisteva già Göbekli Tepe, un tempio in favore di antichi dei del Neolitico preceramico, mentre la maggior parte delle persone stavano ancora nelle grotte a disegnare i bisonti. Ecco, questa differenziazione culturale dovrebbe essere studiata meglio. Anche se non hanno lasciato testi scritti, ogni strato culturale di Çatalhöyük ci racconta la loro storia. Sembra che un grande incendio o una serie di incendi, dimostrati da prove archeologiche che parlano di elevatissime temperature, abbiano spazzato via l'insediamento principale verso la fine del 6400 a.C. E ciò potrebbe aver danneggiato o distrutto gran parte dei cimeli più antichi, nonché determinati strati culturali. Dopo questo periodo non ci sono ritrovamenti di pelli d'orso disegnate, leopardi in gesso, sculture di animali. Sembra che il culto dei cacciatori, man mano che ci si allontana da quel devastante 7500 a.C., vada scomparendo, lasciando spazio all'agricoltura. Per 100 anni circa dopo l'incendio questa gente dipinse scene di caccia sui muri e a quel punto si pensa che fossero illustrazioni favolose che parlavano dei loro antenati, il tempo delle grandi cacce, con eroi mitici al centro e quant'altro, no?
Nel 6200 a.C. anche le immagini cessarono, e questo perché molto probabilmente, non avendo una scrittura, la gente di Cataluyuk aveva dimenticato che i loro antenati erano stati dei grandi cacciatori. Ogni strato culturale ritrovato parla chiaro, e la cosa più incredibile è riconducibile agli antichi culti pregni di mistero che aleggiano intorno alla fondazione della città più antica del mondo, costruita in un'epoca in cui le persone di tutto il pianeta si rifugiavano nelle grotte. Per oggi, cari signori, è tutto. Se questa carrellata di video a tema archeologia misteriosa ti piace e vuoi che continuo con altri video devastanti, assicurati di aver lasciato un like. Se vuoi altri video del genere, fammi capire il tuo apprezzamento con un semplice e gratuito like. Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!